Allora, voglio risolvere quest'altra espressione, quindi come prima mi concentro per blocchi. Vado ad analizzare il primo. Che cosa c'ho? C'ho un quadrato, quindi vuol dire che il segno meno all'interno della parentesi è trascurabile perché tutte le potenze pari sono sempre positive e quindi che cosa avrò? Avrò un 4p alla seconda q alla seconda, che deve essere poi diviso per p e q alla seconda. Allora che cosa succede qua? Chiaramente q alla seconda va via con q alla seconda e mi rimane soltanto p al quadrato diviso p, quindi vuol dire semplificare il 2 con quest'altra p, in pratica mi rimane solo 4p. E un primo blocco è svolto. Ora mi devo concentrare sull'altro blocco, che è questo qua, dove vado a notare che in totale ci sono 3 segno meno, che sono moltiplicati tra di loro, quindi meno per meno fa meno. E quindi comincio con un meno. Poi che cosa c'ho? C'ho 2 fratto 4, ma 2 fratto 4 è praticamente un mezzo. E poi p alla 2 diviso p fa p. Ed è così sistemato anche il secondo pezzo. Rimane l'ultimo che insomma è abbastanza grande e andiamo a farlo passo passo. Quindi, che cosa noto? Noto innanzitutto che c'è questa bella parentesi tonda e io vorrei distribuire il 2 dentro. Allo stesso modo per quanto riguarda il 3 sull'altra parentesi tonda. Quindi se andiamo step by step abbiamo 4p che viene moltiplicato per il segno meno non lo considero perché ripeto sono di nuovo all'interno di una parentesi dove l'esponente è pari, quindi non lo metto proprio, piuttosto vado a fare un mezzo al quadrato. Un mezzo al quadrato fa un quarto, p al quadrato fa p alla quarta, q alla terza e poi alla seconda fa q alla sesta. Tutta sta roba qui dovrà essere divisa, questo diviso lo vado a tradurre in linee di frazione, in p elevato alla 3, q elevato alla 2 elevato alla 3, quindi in totale q alla 6. Allora immediatamente posso semplificare di nuovo q alla 6 con q alla 6. Poi p alla 4 con p alla 3 praticamente rimane solo p. Il 4 con l'altro 4 si distruggono e mi rimane che cosa? Sopra mi è rimasto p per p, quindi in totale di tutta questa parentesi enorme che cosa rimane? Rimane semplicemente p al quadrato perché mi è rimasto questo p per questo p, quindi ho in totale p al quadrato che devo andare a dividere per quello che è rimasto, ossia 2p. Siccome qui posso sempre immaginare che ci sia 1, dovrò fare 1 diviso 2 e p al quadrato diviso p che fa p. Praticamente di tutto questo terzo blocco enorme, quello che rimane è semplicemente un mezzo p. Quindi se dobbiamo andarlo a considerare in linea con questa espressione, no? Allora ho un mezzo p meno un mezzo p. E quindi questi qua si semplifica e così rimane solo 4p che di fatto è il risultato. Praticamente quello che è successo è che questi due blocchi si cancellano tra di loro e quindi questa qui è la soluzione del mio esercizio.